Ah, Venezia! Riusciremo a mangiare qualcosa di buono, a sfuggire alle turistate, alle fregature, ai conti salatissimi e mangiare qualcosa di autentico, buono, locale. Dove mangiano i gondolieri? Manco a farlo apposta, giuro non era voluto, Franci si è anche vestita da gondoliere per l'occasione. Quale migliore città per questa maglia? Eh sì, perché questa città, che diciamolo forse è la più bella che abbiamo nel nostro paese, viene visitata ogni anno da migliaia e migliaia di persone da tutto il mondo. Ponte dei Sospiri, vi dovrete mettere in coda per fare una foto alle mie spalle. Infatti io sono l'unico controcorrente che inquadro i turisti. E quindi spesso l'offerta è per il turista mordi e fuggi. Non è stato semplice trovare delle trattorie, delle osterie autentiche, con persone autentiche a prezzi autentici. Siamo qua per raccontarveli. Aquí están los machos pasando por el puente. Ma non erano i gondolieri che dovevano cantare? Io me la ricordavo così Venezia. Prima tappa, trattoria alla Rivetta, dietro Piazza San Marco. Daniele, Mattia e Alessandro sono giovani e hanno voglia di fare le cose per bene. Non fatevi ingannare dalla loro giovane età, questo posto c'è dagli anni 70. Sono arrivate un po' di provviste. Questa cos'è ragazzi? Volpina. Bellissima. Questo posto mi piace perché dentro ha proprio quell'atmosfera da trattoria sincera, casa della nonna veneta, non lo so, vi ispira già come entrate. Tra l'altro qui a fianco a noi, alla nostra destra, c'è direttamente il canale con i gondolieri. A proposito di gondolieri, questo è un posto dove vengono a mangiare i gondolieri e quindi di base si mangia bene per forza. Preassaggino di baccalà mantecato. Il baccalà mantecato fatto bene non è una crema, una mousse. Devono rimanere i filamenti. Sarebbe stoccafisso e non baccalà, perché il baccalà sarebbe fondamentalmente il merluzzo, che comunque è stato salato e poi disalato. Mentre lo stoccafisso, che è questo qua, è non altro che il merluzzo preparato tramite un'essiccazione che viene reidratato in acqua. E questo serve per la preparazione in Veneto del baccalà mantecato e il baccalà alla vicentina. Lo vado ad ammorbidire per renderlo un po' più lavorabile. Okay. Qua ho messo le fettine di polenta. Il quantitativo in altezza deve essere il doppio della polenta. Ed eccolo qua. Si parte con un grande classico, il baccalà mantecato. Mi spiegava Alessandro che l'onda deve raggiungere in altezza il doppio dell'altezza della polenta. Almeno qui alla Rivetta. È buono perché la mantecatura non deve trasformare il baccalà in qualcosa di troppo spappolato, ma deve avere una sua consistenza. Questo è perfetto. Ecco, mi sento un po' fuori posto perché gli avventori di questo locale sono praticamente tutti gondolieri e anche Franci è vestita come loro. Quindi sono l'unico che è vestito sbagliato qua dentro. I nervetti serviti tiepidi, cipolla cruda, filo di olio di semi, pepe e un pizzichino leggerissimo di sale. Qua siamo agli inizi invece della vera cicchetteria veneziana, quindi sono i barbussi o barbussai, che è praticamente la zona del sottogola, del sottomandibola del vitello. Una via di mezzo tra la guancia e la lingua, sapore quasi latticinoso, si sente che è vitello. A Venezia c'è una grande tradizione storica sul quinto quarto, su molte cose si sta perdendo perché è più lo sbattimento nel lavorare la materia prima che quello che ci guadagni quando lo vendi, perché ovviamente non lo puoi vendere al prezzo del filetto. Qua andiamo di nervetti che ci faceva vedere devono avere questa consistenza un po' da aribo, diceva lui. Sono stati cotti, adesso scolati, li lasciamo a temperatura ambiente per dopo condirli con la cipolla. Devono restare proprio di questa consistenza, leggermente più fissima questa consistenza qua. In contrasto con la cipolla invece croccantina. Buonissimo. Questo piatto che sto mangiando io, che è questa parte del vitello, alle volte c'è, alle volte non c'è, a seconda della disponibilità. Ha una consistenza che ricorda molto quella dei nervetti. Non c'è molto da descrivere in questi piatti perché c'è un ingrediente, due ingredienti, piatti confortevoli dove non ci sono molte parole da fare. E i nervetti sono letteralmente una crema e godete di brutto quando incrociate una cipolla. Difficile da riconoscere perché si mischia con i nervetti. Il nervetto è scioglievole e la cipolla è croccante. Voi vi armate di un pezzettino di pane. Poi mi fa impazzire sta cosa che abbiamo il canale a fianco. Saluta Franci. Ciao ragazzi! Garusoli veneziano, murici italiano. Già puliti, conditi, pronti per essere azzannati. Sono buonissimi ragazzi, una cosa importante. Così come per il quinto quarto, a maggior ragione anche per il pesce. Ogni volta l'offerta cambia. Oggi ci sono i garusoli, domani chi lo sa,
un giorno magari piove e c'è vento e le barche non escono, il giorno dopo c'è il sole, al mercato trovate il mondo. Noi oggi siamo stati super fortunati, è una giornata fantastica e quindi la cucina è particolarmente ricca nella proposta. Ma anche la alta e la bassa marea a Venezia possono far sì che ci siano o non ci siano determinati prodotti. I ragazzi ci hanno fatto vedere delle foto relative al 2019, quando ci fu una delle più grandi alte maree della storia qui a Venezia. Per intenderci, in questo momento sarei quasi totalmente sommerso dall'acqua. Le cannocchie crude, solamente un po' di olio alle erbe e basta. Delle perle di tapioca, sono tutti maschi tranne una, provatela. Giusto per il discorso di questa mattina. Io non ho molta confidenza con l'anatomia delle canocchie. Eh sì, perché questa mattina in cucina c'è stata fatta una micro lezione sulle canocchie, soprattutto relativamente alla distinzione tra il maschio e la femmina. Se mi ricordo bene, c'è stato detto che le donne canocchia, le donne delle canocchie, le femmine sono quelle che hanno le 3 righe sulla pancia e poi ovviamente che hanno le uova. Dovremmo girarle però per scoprirlo. Tipo, questo è un uomo. Forse questa qua mi sembra l'unica un po' diversa. Non la so. Vabbè, diciamo che non sono bravo a spiegare, ma sono bravo ad assaggiare. Che buona, ragazzi, freschissima. Non ha saputo riconoscere. Cercavo le 3 linee, però è perché vengono pulite. E allora come faccio a saperlo? C'è all'interno. Ah, e allora è lei. È questa qua perché c'è il corallo, che è la sacca delle uova. Sono usciti i ragazzi dalla cucina e ci hanno detto: state sbagliando tutto, le canocchie non vanno mangiate con le posate, vanno mangiate così e vanno ciucciate. È molto più soddisfacente. Devo ammettere che siamo proprio dei principianti. La parte degli arti anteriori contiene della polpa. Voi dovete staccarli, con i denti vi create un pertugio, poi spremete ed esce la polpa. La seppia nera viene fatta ancora in maniera classica, quindi aglio abbondante, cipolla, cottura classica in umido, quindi seppia sfumata con il vino all'oro, concentrato di pomodoro, il suo inchiostro cotto lentamente. Sta per arrivare l'ennesimo piatto ultra iper veneziano, gli spaghetti al nero di seppia. Ho fatto delle inquadrature che, non per vantarmi, ma se non vi viene voglia di mangiare questo piatto, secondo me non avete le papille gustative. Nel frattempo il locale si è riempito di gondolieri, quindi potreste sentire un po' di casino, ma è il bello di questo posto. Dovete vivere Venezia anche per questo motivo. Gondolieri e turisti americani e gondolieri. Gondolieri americani e turisti. Ragazzi, è arrivato un primo pazzesco. Tenteremo ora di fare una copertina. Vado dal piatto di portata, ormai siete abituati. Queste striscioline che vedete sopra non è altro che limone. Questo piatto lo volete prendere. Attenzione, perché questi spaghetti macchiano anche un po' la coscienza, secondo me. E questo limone sopra è spaziale. Il boccone perfetto? Il boccone perfetto. Vogliamo ridarglielo bianco questo piatto in cucina? Non ci è piaciuto. Qua i bigoli in salsa, sarde sotto sale, cipolla locale, cotta lentamente e basta. I bigoli in salsa sono uno dei piatti tipici della cucina veneziana e non potevamo non prenderli. La pasta è molto piacevole perché è bella cicciosa, ha un morso interessante e il sugo è un'alternanza di dolce e salato. Piatto super semplice, poverissimo, bomba. Questo piatto è in assoluto il mio primo veneziano preferito. Io, se vivessi a Venezia, 4-5 bigoli in salsa a settimana me li farei. La pasta non è uno spaghetto, è qualcosa che sotto i denti ti dà un pochino più di soddisfazione, un po' come un bucatino. E se avete scarpettato il nero di seppia, scarpetterete anche la salsa dei bigoli. Stanno per arrivare le canocchie fritte. Piano piano, una per volta. Quando ha una leggera doratura la togliamo. Non c'è fritta. Praticamente stiamo facendo un pranzo di matrimonio. Era fantastica, cruda, fritta, senza senso. Franci hardcore che mangia anche la testa. Se è fresca ed è fritta, della canocchia non si butta via niente. Queste qua sono moeche, le buttiamo direttamente nel latte. Loro nel latte iniziano un secondo a riempirsi e poi le friggiamo direttamente. Ci sono in 2 i momenti dell'anno, marzo, aprile e poi verso ottobre-novembre. E quando ci sono noi cerchiamo sempre di averle e di prenderle. E poi diretto dentro. Molto attenti perché scoppiano. Come
nostre moeche. Wow. Noi siamo gran sostenitori del fatto di non mangiarle bollenti, ma di aspettare qualche minuto. Si percepiscono di più sapori, variazioni, aromi, eccetera. Giunge il momento di quella che probabilmente è la prelibatezza per antonomasia di questa zona. 2 parole sulle moeche mentre scendono da temperatura lavica a temperatura umana. Sono un prodotto ricercatissimo, molto difficile da trovare, sia per la presenza del granchio blu che se ne mangia, e sia per il fatto che c'è talmente tanta richiesta ed è complessa la loro produzione che il prezzo sale. Che cosa sono le moeche? Le moeche sono un granchio che si chiama spiantano, che perde il proprio carapace e quindi in quell'esatto momento viene pescato ed è tutto morbido, quindi si mangia tutto. Moeca, il granchio autoctono della nostra laguna. In questi periodi dell'anno cambia la muta e quindi è totalmente morbido, pronto per la frittura oppure altre preparazioni. Una curiosità della moeca è che sono tutti maschi invece, e si nota da questa forma a triangolo, diciamo, sotto il carapace. Oggi il prezzo al mercato era di 150 euro al chilo, quando la richiesta si impenna magari nel fine settimana arrivano a 190 euro, e magari in un periodo di sovraffollamento della città, di richieste eccetera, come ad esempio a Pasqua, il prezzo cresce ulteriormente. Bisogna mangiarle essendo consapevoli di mangiare veramente una cosa preziosa e rarissima. Che dirvi, ragazzi? Gustatele con calma perché non sono proprio a buon mercato, E non sai soprattutto quando ti ricapiterà di mangiarle, se ti ricapiterà di mangiarle. Molto bene, tocca a me. Ragazzi, sono veramente bellissimi. Non è la prima volta che li mangiamo sul canale, ce li avete già visti mangiare. È sempre un piacere quando ce li preparano. Ovviamente questo si mangia tutto. Bene, è il caso di dirvi che alla Rivetta è un posto dove dovete andare a mangiare. Adesso rotoliamo verso il nostro albergo a fare un pisolino. Abbiamo speso 224 euro, che vuol dire porca miseria. Ripassatevi bene gli innumerevoli piatti che vi abbiamo fatto vedere. 2 calici di vino, che per esigenze di video, per non farlo troppo lungo, non vi ho fatto vedere. Chiaramente vi saziate ampiamente con la metà rispetto a quello che noi abbiamo ordinato. Non ultimo le moeche, che come vi abbiamo spiegato costano carissime. Vabbè, poi era tutta una scusa perché avevamo fame, voglia certo. di mangiare cose buone. The next day. Nuovo giorno, nuovo posto. Siamo a Riva degli Schiavoni, un posto di struscio turistico a tutti gli effetti, e quindi i posti che ci sono qui potrebbero apparentemente sembrare delle trappole. Quindi non fatevi ingannare dall'apparenza del posto alle mie spalle, perché si tratta di un posto super giusto. Ristorante Wildner, e dentro c'è Luca che ci aspetta. E visto che siamo qua in cucina a vedere preparazioni, a sentire profumi incredibili, scatta il languorino e quindi un assaggino inizia già da qua. A Santa Caterina meglio una canoccia della gaina. Facciamo, no, vedi, un piccolo taglio per poi farle cucinare bene, perché poi vanno sulla griglia dirette. Cannolicchio, questo vi apre lo stomaco per quello che deve arrivare dopo. Doveva essere un assaggino, così en passant sta diventando un piatto gourmet. Vai, una testa. Vai che così ci fai anche il tutorial su come si mangia. Ah, con la bocca si mangia. Questo è il massimo della canoccia. Come pranzo staff non c'è male. 2 canocchiette, 2 cannolicchi alla griglia e un carciofino. Dopo un aperitivino in cucina ci sediamo al tavolo per mangiare il risotto di Go. Go è una tipologia di pesce, Luca ce l'ha spiegato benissimo. Questo è il Go. Totalità, stamattina pescata meravigliosa. Quando ce n'è, perché ce n'è sempre meno, ne compriamo. Questo è un pesce da barena, quelle zone della laguna che in base al livello della marea o emergono o sono sommerse dall'acqua. E la particolarità del Go verde, questo qua è quello che si usa per fare il risotto, è che vive tutta la vita nelle balene ed è l'unica specie non migratoria. C'è sempre uno scambio tra Alto Adriatico e laguna. Faccio un esempio: il branzino caccia d'estate in laguna e va a depositare le uova d'inverno in mare. La seppia adesso sta entrando in laguna dopo essere stata tutta la stagione invernale in mare per depositare le uova in laguna. Quindi l'Alto Adriatico e la laguna hanno sempre questo scambio. Nel caso del Go invece lui sta stanziale, sta nelle barene. Questa è una ricetta che andremo a fare oggi, che racconta di una comunità di pescatori. Quindi il pescatore mangiava le cose più povere e vendeva al mercato quello che pescava il più nobile, ed era un piatto che veniva fatto con tanta tecnica. Per fare un risotto di Go perfetto bisogna farne a migliaia. Per me questi sono già Go sotto misura, però i Go una volta erano molto più grandi. Di Go in laguna in realtà ne abbiamo 4 tipi.
Questo è quello che usiamo noi. Questo è quello nero. Questo è il Go nero, il paganello, e il marsion. Il mio papà quando ero piccolo mi diceva ti sei una testa del marsion, vuol dire proprio se non capisci niente. Il Go è pieno di spine. L'unica maniera è cucinarlo e fare un brodo, perché lui ha spine dappertutto, non ha squame e si estrae il sapore per poi darlo al risotto. Chiaro. È una di quelle cose semplici, apparentemente banali, ma qui la vera ricchezza è la capacità di trasformare un ingrediente povero in qualcosa di delizioso. Partiamo da un fondo di olio e scalogno e da là parte il risotto. Fiamma alta subito, fumato con un goccio di vino e poi il brodo è aggiunta. Basta. Come vi abbiamo già detto anche negli altri posti, chiaramente questa tipologia di piatti potreste trovarla come non trovarla a seconda della stagione, del tempo, bla bla bla. Qui potreste trovare al posto del risotto di Go il risotto di Bosega, per esempio, che è un altro risotto buonissimo che fanno qua. Ma andiamo all'assaggio. È tanto semplice da vedere perché di fatto è un piatto monocolore, quanto buono, mantecatura perfetta, cremosità. Accompagniamo questo risotto con un incredibile vino e voi direte di chi? Ragazzi, si è palesato così all'improvviso Jean-Pierre Robineau. E voi direte, chi è? È tipo il guru del vino naturale in Francia, una di quelle figure mitologiche che è conosciuta in tutto il mondo, e qui succede che improvvisamente apri una delle sue bottiglie e la bevi insieme a lui. Non so se conoscete il Pinot Adonis, detto anche Chenin Noir, e abbiamo l'onore adesso di bere una Camille 2005 fatto solo di uva spremuta. Ça c'était la première vendage que tu as fait sans chimique. Non, là, le premier millésime c'est 2002. La particolarità del Pinot Adonis è questa nota da incenso, da pepe rosa, chiodo di garofano. Io ci sento anche del terziario, ci sento anche della liquirizia. L'evoluzione poi sì. E ci facciamo un calicetto. Piccola deviazione rispetto al tema di questo video, ma non potevamo non raccontarvela. Tutto ciò a dimostrazione del fatto che questo è un posto giusto perché si incontrano anche le persone giuste. E la cosa interessante di questo risotto rispetto ai classici risotti di mare, quindi alla pescatora che hanno visibilmente dei frutti di mare all'interno, questo è un risotto di pesce dove il pesce viene frullato, filtrato e diventa la salsa con cui viene mantecato il risotto. Ci sono tante scuole di pensiero nel fare risotto di Go. C'è chi ama un punto di acido, in questo caso si usa un goccio di limone a mantecatura. Poi vedi qua, vedi il collagene, no? Il grasso del pesce lega poi il risotto. Diamo un senso a queste bellissime fette di pane che sono arrivate a tavola. Questo se c'è prendetelo. Altro piatto super tipico veneto, veneziano anzi. Guardate che bello. Vi ho ripreso la preparazione in cucina perché secondo me era doveroso. Noi abbiamo bisogno di una cipolla bianca, possibilmente di chioggia, va tagliata finemente, filo d'olio in padella e a fiamma lenta si lascia appassire. Quando comincia a prendere questo colore quasi dorato, dà il momento che la cipolla è pronta, perché in realtà la cottura del fegato è una cottura diretta e veloce. Ok. Così resta rosa dentro, ma si sigilla bene il fegato. Il fegato era il primo scarto del bestiame. I nobili all'epoca non mangiavano interiora, non mangiavano neanche pesce, mangiavano le carni di vitello ma non l'interiora. Diciamo che le ricette gourmet del 1400-1500 non parlavano di fegato. Togliamo la membrana, esatto, quella piccola pellicola che sennò renderebbe sgradevole. C'è chi il fegato lo mangia anche crudo, la scottata è fine. Risultato finale della cipolla. Padella bollente. Un po' di magliardatura. Pepe. Gigi ci sta preparando il fegato alla veneziana, ragazzi, c'è un profumo incredibile. Noce di burro. Quindi avete queste fettine sottili di fegato appena scottato in una padella rovente, accompagnato con cipolle che sono andate a lunga cottura lentamente di modo che siano belle morbide, una noce di burro che non guasta mai, il tutto adagiato su un paio di crostini. Niente complessità. Crostini credo che siano di polenta. Franci, a te l'onore. Oh, e mi sono appena costruita il boccone perfetto. Il fegato è molto delicato, è il mix generale con polenta, cipolle stufate, burro, godete, appunto. Allora, voglio prima assaggiarne un pezzettino così. È buonissimo e la cosa interessante è la magliardatura, la sbruciacchiatura che ha il fegato stesso. Ragazzi, se non lo fanno buono qua il fegato alla veneziana, cioè onestamente non saprei quale altro posto consigliarvi. Scarpettina anche nel sughetto del fegato. Ecco, questo ragazzi è il classico piatto. Questo ragazzi è il classico piatto che se vostra madre vi faceva da bambini, può essere che vi dicesse: ho fatto la bistecca, senza precisare che fosse di fegato. E poi tu dicevi: mamma, ma ha un sapore diverso questa bistecca.
cinematecca, se no col cacchio che la mangiavate. Ogni riferimento a persone e fatti realmente accaduti è puramente casuale. Mentre stiamo mangiando c'è Jean-Pierre Robineau con Luca che stanno chiacchierando e aprendo bottiglie incredibili, e io vivo la mia impotenza di non poter andare lì a chiacchierare perché non parlo francese. Lui non parla inglese, però potremmo sbronzarci insieme e a quel punto penso che un qualche modo di interloquire penso che lo troveremmo. E anche se non nell'ordine canonico, ora mangiamo un piatto che mi sta già facendo vedere una colina solo alla vista. Fondo di carciofo con una quenelle di baccalà mantecato sopra, polentina e sarde in saor. Quello che amo tantissimo della cucina veneziana, innanzitutto, è la tipicità dei piatti che puoi mangiare qua, legati alla materia prima locale, alla fortissima tradizione. Adoro il fatto che un baccalà mantecato non sarà mai uguale. In ogni posto che andrete troverete una personalissima versione, e anche questa è notevole. E quindi, per dovere di cronaca, abbiamo ripreso anche come lo fanno qui. Ma qua abbiamo il baccalà essiccato, sole, vento, isole Lofoten, 1400, i ricercatori del Doge partono, li danno per dispersi e arrivano alle isole Lofoten. Tornano dopo 8 anni con in mano il baccalà, un'altra tecnica per riuscire a conservare il cibo. Arriva a Venezia e poi ovviamente i veneziani cosa possono fare? Lo propongono e contaminano poi tutta la penisola italiana. Da questo baccalà secco si farà poi il baccalà mantecato. Noi per fare il baccalà mantecato usiamo la polpa, ma noi usiamo anche la pelle. Una prima cottura in padella con un po' di latte. Quando va a bollire aggiungiamo il baccalà e poi lo montiamo, lo mantechiamo. Oggi in planetaria mia nonna, quando aveva i ristoranti a Rialto, lo faceva a mano. Quindi il baccalà finito di cuocere nel latte per 40 minuti, poi viene filtrato. Dopodiché tutto il baccalà viene inserito all'interno della planetaria, dove dentro ci sono 10 acciughe e un olio aromatizzato all'aglio. Si fa partire la planetaria, prima a velocità ridotta, poi piano piano incorporano l'olio e la velocità aumenta sempre di più. Assaggino di baccalà appena finito di planetare. Allora, il baccalà sarà venuto più che perfetto, ve lo assicuro. Ma Luca non è contento, sta facendo impazzire tutta la cucina perché non è soddisfatto. Solito non sono mai soddisfatto. Vado. Ma è perfetto. Ah, che belli piattini di cose semplici ben fatte. Non fingo che sia la prima volta che lo assaggio, perché lo avevo già assaggiato in cucina. È buono come quello. Anche il carciofo è eccezionale, bello caldo. Sarda in saor. Posso dirti che forse il mio piatto preferito veneziano è la sarda in saor. Puoi dirmelo. L'ho detta. Mi piace perché ha la dolcezza, la croccantezza, i pinoli, l'uvetta passa, l'acidità, è fritto e ha anche una bella storia dietro, perché Le sarde in saor nascono dall'ingegno di dover conservare il prodotto in un momento in cui i frigoriferi non esistevano. I marinai dovevano fare lunghi viaggi, friggevano il pesce, dopodiché lo conservavano coperto di cipolle acidificate, e questo permetteva loro di poterlo mangiare a parecchi giorni di distanza. L'acidità con il tempo cresceva e allora loro, furbi, sgraffignavano qualche uvetta e qualche pinolo di modo tale da riequilibrare il morso. Li sgraffignavano perché ovviamente appartenevano ai barili dei ricchi, non erano sicuramente alla loro portata. Ma che posti pazzeschi vi stiamo raccontando, cioè io sono gasata per voi che li dovete ancora scoprire. E niente, Franci si esalta dei suoi stessi contenuti. E rieccoci, che dire, un altro posto super giusto. Non è finita qua perché ne mancano ancora due, uno meglio dell'altro. Non è finita qua per chi non è finita qua. Non so se sono contentissimo di far uscire questo video, perché questi 4 posti sono un po' i nostri posti del cuore a Venezia e siamo contenti se ci andate. Per favore lasciateci un tavolo anche per noi, se potete. Allora, qui da Luca abbiamo pagato 157 euro. Sullo scontrino avete le varie voci di quello che abbiamo preso. Non vi resta altro che prendere un bel trenino per Venezia. Anzi, se siete ancora in dubbio, aspettate di vedere anche i prossimi 2 posti.